In any crowd, 90% of the people have tuberculosis germs in their body without knowing it. Without knowing it, many of them are likely to become chronic sufferers of this dread disease. Even worse, some of these unfortunate people may die. Alcune persone passano da un luogo, alcuni ci restano, anche dopo che tutto è stato dimenticato. Per anni ho pensato che questo edificio fosse semplicemente un luogo abbandonato. Poi ho iniziato a sentire le loro voci e poi ho trovato una lettera. Era lì da decenni, sul pavimento, a prendere polvere, esposta alla pioggia, al vento, alle intemperie, con l'inchiostro ormai quasi sparito, la carta quasi distrutta. Era destinata a sparire, a esalare il suo ultimo respiro, ma poco prima che accadesse, l'ho trovata. All'inizio del Novecento una delle principali cause di morte era una malattia che apparentemente non aveva una cura, la tubercolosi, una malattia infettiva che colpiva i polmoni, che si trasmetteva facilmente attraverso l'aria. Senza gli antibiotici la tubercolosi era una condanna lunga, non immediata, ma inevitabile. Per molto tempo non esistette una vera risposta a questa malattia. L'unica cosa che si poteva fare era rallentarla, e fu proprio in questo periodo che nacque un'idea di cura, non basata su farmaci, ma sull'ambiente. Si iniziò a credere che l'aria potesse far parte della soluzione, che la montagna potesse aiutare il corpo a resistere e che il silenzio, il freddo e l'altitudine potessero diventare parte della cura. Fu così che nacquero i sanatori. Tra questi ce n'era uno nascosto tra le Alpi valtellinesi, il sanatorio L'Alpina di Prasomaso. Venne costruito agli inizi del Novecento, sopra i 1000 metri di altitudine, e venne pensato per accogliere malati di tubercolosi da tutta Italia. Questo sanatorio divenne una piccola realtà isolata dal resto del mondo e della valle, un luogo dove medici, pazienti e suore condividevano tutti la stessa quotidianità. Una quotidianità fatta di attese, speranza e lunghi periodi di cura. Per centinaia di persone questo luogo non fu solo un ospedale, ma fu proprio parte della loro vita. Per molti Prasomaso era l'ultimo posto in cui avrebbero voluto trovarsi. Per arrivare qui bisognava lasciare casa, bisognava lasciare la propria famiglia, bisognava lasciare la propria vita e non sapere quanto tempo sarebbe stato necessario aspettare prima di tornare indietro. A volte settimane, a volte mesi, a volte addirittura anni. Devo essere totalmente sincero con voi, non ricordavo quanto fosse labirintico questo posto. È un labirinto di scale, piani crollati, stanze distrutte. È veramente difficile in realtà orientarsi qua dentro, perché ci sono dei punti, come per esempio questo, dove è veramente difficile raggiungerli per via del fatto che, come avete visto, talmente tanti piani sono crollati uno sopra l'altro che ci sono diverse rampe di scale in questo posto che conducono a diverse parti dell'edificio. Di conseguenza riuscire a trovare la rampa di scale giuste e trovare la giusta combinazione di corridoi non ancora crollati per raggiungere una determinata stanza risulta veramente complesso. Le giornate seguivano ritmi precisi. I pasti, le ore di visita, le lunghe permanenze all'aperto, le ore di riposo, tutto girava intorno alla cura, perché il tempo tra queste mura scorreva in maniera diversa, più lento, più silenzioso, ma non per forza immobile. Tra questi corridoi non si condivideva solamente la malattia, si condividevano le giornate, le paure, le speranze, l'attesa di una visita, l'attesa di poter tornare a casa. Ero arrivato lassù poco più che quindicenne, con l'animo in subbuglio e con 1000 paure. Allora frequentavo con scarso profitto una scuola professionale, quando un mattino di febbraio è arrivato il furgone del consorzio antitubercolare a infrangere le mie già esigue speranze di promozione. Dopo alcuni giorni, infatti, mi hanno convocato al dispensario per degli accertamenti.
E lì mi hanno detto che avevo dei problemi al polmone destro, per cui dovevo essere ricoverato per un paio di mesi. Pazienza se poi sono diventati qualcuno in più. Praso Maso era così. Ti accoglieva nel suo mondo di gioventù malata, ma con tanta esuberanza e voglia di vivere la propria giovinezza. Anche se la malattia è pur sempre malattia. E il distacco dai propri affetti, specialmente in giovane età, è sempre un ostacolo grande da superare. E col passare del tempo, tra persone che fino a poco prima erano perfetti sconosciuti, iniziarono a crearsi dei legami, amicizie, complicità, amori, ricordi destinati a durare molto di più del tempo passato qui dentro. Oggi quelle stanze sono vuote, i corridoi sono silenziosi, le finestre lasciano entrare il vento dove una volta entrava la vita. Eppure, camminando qui dentro, si ha ancora la sensazione che qualcosa sia rimasto. Non negli oggetti, ma nelle storie, nelle persone che hanno attraversato questo luogo e che hanno lasciato una traccia dietro di sé. Quanti anni avevi quando... Io sono andata su che mi hanno preso lo stesso perché non avevano anche bisogno, perché fino ai 18 forse c'era un po' di... Però io sono andata su che facevo il 18 a novembre, ma sono andata su a gennaio prima, ma non... perché poi dopo ti facevano la tubercolina per essere la puntura, per vedere se eri positivo, perché se eri positiva non avevano voglia di prenderli, quelli che potevano, invece no, facevano un po' di esami e avevi... sono andata su l'ultimo dell'anno, mi ricordo ancora, e il primo dell'anno ho cominciato a lavorare. Avevi fatto il capodanno lì? Sì, che era fuoco da failo. Quelle tracce, a volte, sopravvivono in modi inaspettati e tra tutte quelle lasciate da chi è passato di qua ce n'era una diversa dalle altre. Non una fotografia, non un registro, non un oggetto dimenticato, una lettera. Una lettera firmata da una donna di nome Sofia Shafranov. Questa è la stanza dove trovai la lettera. Come potete vedere è praticamente impossibile camminare senza calpestare documenti ovunque. Questo, come vedete, è datato 1941, si legge ancora la scritta in alto a sinistra: Istituto Nazionale Fascista di Previdenza Sociale, e questo, come c'è scritto lì sotto la data, recita concessione permesso temporaneo di uscita. In fondo c'è la firma del direttore Giovanni Unida, ma ci sono anche documenti ancora più vecchi come questo del 1939. Per esempio qua si legge appunto del 1939 di come questo paziente, che veramente era ricoverato da qualche altra parte, veniva invece trasferito qui, in questo sanatorio. Quando l'ho trovata non sapevo nulla di lei, non sapevo che questa lettera mi avrebbe portato attraverso uno dei periodi più drammatici della storia del Novecento. Per capirlo però bisogna tornare indietro, molto prima che questa lettera arrivasse a Praso Maso. Sofia Shafranov nacque a Yalta, in Crimea, alla fine dell'Ottocento. La sua vita attraversò alcuni dei periodi più cupi e bui della storia recente europea. Ancora giovane visse gli anni della rivoluzione russa, un periodo di instabilità e violenza che cambiò la vita di milioni di persone. Sofia si avvicinò alla tubercolosi da medico
durante il suo periodo di studi a Mosca, una scelta che l'avrebbe portata a dedicare la sua intera vita a una delle malattie più dure del suo tempo. Negli anni successivi si trasferì a Parigi e a Londra. Per anni Sofia dedicò la sua vita a combattere questa malattia, a studiarla, a curarla, e poi arrivò in Italia, a Roma. Fu in quel periodo che decise di candidarsi per lavorare in un sanatorio in Valtellina, specializzato proprio nella cura della tubercolosi, il sanatorio L'Alpina di Prasomaso. Scrisse una lettera dove chiedeva di essere assunta. Questa. A prima vista potrebbe sembrare solo un banale documento amministrativo, una richiesta di assunzione come tante, ma non lo è, perché questa lettera rappresenta qualcosa di molto più grande. È la prova che la storia di Sofia e di Prasomaso si sono davvero intrecciate. È il primo legame concreto tra una persona di cui oggi conosciamo il destino e questo luogo. Per decenni è rimasta qui, in balia del tempo, delle intemperie, dell'abbandono, eppure è sopravvissuta, abbastanza lungo da permetterci oggi di ricostruire una parte della sua storia. E forse è proprio questo quello che mi colpisce di più. Pensare che tutto ciò che sto raccontando, la vita di Sofia, il legame con questo sanatorio e uno dei periodi più bui della storia europea, sia rimasto nascosto per decenni in poche righe scritte su un foglio di carta. Sofia venne assunta e iniziò a lavorare a Prasomaso. Per un breve periodo della sua vita sembrò che tutto stesse andando nella direzione che lei aveva scelto. Curare persone, aiutare chi stava combattendo contro la malattia, ma nel frattempo l'Europa stava cambiando. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Le persecuzioni contro gli ebrei iniziano a diventare sempre più dure e anche la vita di Sofia stava per essere travolta dagli eventi. 2 anni dopo iniziò a cercare informazioni sulla sua famiglia, che non sentiva ormai da diverso tempo. Per questo motivo si rivolse al vicino comune di Tresivio. Per questo motivo però, purtroppo, poco dopo venne arrestata insieme alla sua famiglia per via della sua fede religiosa. Fu deportata ad Auschwitz, successivamente a Ravensbrück e infine a Mauthausen. 3 campi di concentramento, 3 luoghi costruiti per annientare qualsiasi traccia di umanità. Sopravvisse a tutti e 3. Quando arrivarono ai campi, la quasi totalità della sua famiglia venne mandata direttamente a morire. Sofia no, non perché era stata fortunata, ma perché era un medico. Le sue competenze erano considerate utili all'interno del campo femminile, ed è proprio qui che la storia assume un significato che è praticamente impossibile da ignorare. Per anni Sofia aveva studiato la tubercolosi per salvare la vita degli altri. Non poteva sapere che un giorno quella sua stessa esperienza avrebbe salvato la sua. Di media quanto rimanevano lì i pazienti? Dipende un po'. C'è gente che è stata su anche 2 o 3 anni. C'era una famigliola di Valmalenco, c'erano su 3 o 4 fratellini. Secondo me, se c'era anche solo una bronchipolmonite, quelle cose lì, non è come adesso che lo capisci subito. capisci su, sì. non è neanche forse il capire, lì in ospedale curano. Sì, E allora li portavano lì. Sopravvisse alla deportazione, sopravvisse ai campi e nonostante tutto, dopo la guerra, tornò in Italia. Negli anni successivi scrisse un libro sulle sue esperienze, lasciando una testimonianza diretta di ciò che aveva vissuto. Morì a Roma molti anni dopo, nel 1994, all'età di 103 anni. Ma una parte di quella storia era passata anche da qui, da questo sanatorio, da queste montagne. Per anni
Ho pensato che questo posto stesse scomparendo, che il tempo lentamente stesse cancellando tutto. Le stanze, i corridoi, i ricordi. Poi ho iniziato ad ascoltare le persone che l'avevano vissuto e ho capito una cosa. Prasomaso non è mai stato davvero questo edificio. Non sono mai stati questi muri. Prasomaso sono le persone che sono passate di qui. Quelle che ci hanno lavorato, quelle che ci hanno sofferto, quelle che sono guarite, quelle che non l'hanno mai dimenticato. Per decenni questo posto ha accolto migliaia di persone. Ha visto paure, speranze, addii, ritorni. Ha visto vite cambiare e quando non ce n'è stato più bisogno è rimasto qui. Ti manca... No, oddio, c'era anche di quella gente che magari non sarebbe stata lì perché era Sì, proprio un sì, po' sì. fuori del mondo, ecco, perché devi lavorare e poi dopo non c'è niente, ecco. Si poteva andare giù al bar, ma dopo quando andavi giù al bar c'erano giù due gatti. Tra queste montagne, attraverso il tempo, la pioggia, la neve, il vento e in qualche modo continuo ancora a custodire storie. Bisogna solo fermarsi ad ascoltarle. Poi dopo gli uomini e le donne cercavano di uscire, sai, l'istinto c'è, perché lì erano reclusi, Sì, beh, certo. Li vedevi certo. sulle finestre farsi tutti i segni. Avevano poi tutti i suoi segni particolari, se appena Era loro. di fronte l'uno di fronte agli altri? Sì, o... no, perché c'erano le verande. Ogni tanto li trovavano che qualcuno saltava la rete e andava di fuori, quando c'erano fuori le donne, lì c'era una suora che era tremenda, quella del primo piano. Per anni le persone arrivavano quassù per provare a respirare meglio. Io ci sono tornato per raccontare una storia, ma alla fine penso di aver trovato qualcosa di più. Perché dopo tutto il tempo che ho passato tra questi corridoi, tra queste stanze, tra queste storie, credo che in qualche modo questo sanatorio abbia insegnato a respirare anche a me. Va bene, ti lascio che vado nell'orto a mettere giù 2 fagioli che non mi sono nati. Va bene. Va bene. Ti Ciao ringrazio. Filippo, niente, ci mancherebbe. Bene, grazie. Ciao. Grazie a te. Ciao. Buona ciao. serata. Ciao.